Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Ferrovie Miniature. Oggi andiamo a fare qualcosa di veramente speciale su Train Simulator, ma prima di cominciare questo video vi ricordo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sia piaciuto e soprattutto condividete dappertutto. Ragazzi, ben ritrovati. Oggi, anziché andare avanti con la costruzione del nostro paesaggio, della nostra ferrovia virtuale, andiamo a pilotare, a guidare una locomotiva diesel classe 37 con 8 carri. Andiamo a provarci, ragazzi. Condizioni climatiche estate, cielo sereno. Partenza ore 13 e vediamo un po', mettiamola alle 13:05. Confermiamo itinerario, facciamo Frankfurt, la zona di Francoforte, partenza dalla stazione centrale di Francoforte, arrivo una via di mezzo perché sennò diventa troppo lunga la tratta. Direi che possiamo andare a Kestelbach e possiamo provarci, raga. Vediamo che cosa succede, raga. Questa volta dovrò guidare questa locomotiva diesel affrontando tutti quelli che possono essere i problemi logistici e cercando di rispettare il più possibile la segnaletica della nostra ferrovia. Ci provo, raga, non sono un macchinista, ma mi voglio divertire in questa cosa. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se ci avete mai provato e fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video, perché secondo me può essere divertente anche per staccare un po' dalla routine delle nostre costruzioni anche virtuali. Stazione di Frankfurt, guardate, sembra un po' la stazione centrale di Milano, mi ricorda un po' quella. Guardiamo un po' dall'alto, ragazzi, si può vedere meglio, vediamo un po'. Guardate che bella, è piena di binari terminali, saranno una trentina credo. Guardate, molto bello la situazione, guardate che bella la parte, ok, di smistamento, quindi veramente molto bello e molto emozionante. Ma ora, ragazzi, torniamo in macchina. Guardiamo un attimo il treno, è questo che state vedendo con la nostra locomotiva diesel con appunto 8 carrozze passeggeri. Vediamo che cosa succederà, se andrà tutto bene. E possiamo praticamente partire. Abbiamo aperto i portelloni, siamo al binario 19 e abbiamo la missione di andare a Kestelbach, che si trova a circa appunto dove siamo qua, e la tratta è lunga, guardate. Noi, il nostro compito è arrivare qua, bella lunga, abbastanza lunga, sono esattamente 15 km e vediamo che cosa succede. Partenza, ragazzi, chiudiamo le porte, dobbiamo aspettare. Vabbè, ma nel frattempo ci occupiamo di dare un attimo una pulita al parabrezza, che ho visto che faceva un po' schifo, un po' sporco, e accendiamo le luci, ok? E possiamo finalmente cominciare a sbloccare il freno e mettiamoci già in cabina. Ok, adesso possiamo anche spegnere il nostro, ok, e cominciamo a decidere qual è la direzione di marcia e partiamo, raga, perché credo che adesso le porte si sono chiuse. Sì, possiamo partire, ragazzi, speriamo va tutto bene. Si parte, 3, 2, 1, let's go. Partiamo, regime molto minimo, 19, e vediamo di riuscire a trovarci bene. Intanto andiamo a guardare dov'è il tasto della VS, perché ecco qua, la VS reset è questo, che nel caso dovessero chiamarmi, ok, problemi non ne abbiamo. Si parte, strombazzata fatta, si parte, ragazzi. Andiamo in questa nuova avventura e vediamo di riuscire a portare questo treno senza deragliare, senza fare cose strane, cercando di portarlo a destinazione, raga. Mi raccomando, se notate qualcosa mettetelo nei commenti, aiutatemi, perché anche per me è un'emozione nuova. Quindi ecco, già vedo che abbiamo un cartello. Allora, sotto qua, ragazzi, vedete dove c'è l'indicatore sotto in basso, fa vedere quel cartello su scritto in questo caso 60, appunto ti avvisa che da quel punto in poi potremmo andare a 60 di massima, quindi il limite di velocità, mentre quest'altro simbolino qua sotto rappresenta appunto la presenza di un semaforo, che è quello che abbiamo appena visto, ok? Quindi noi stiamo viaggiando a 30 quasi. Scendiamo un po' perché sennò ci dà già la segnalazione di troppa velocità, perché qua il limite è 30 e dobbiamo stare attenti. Stiamo attenti ai cartelli, ragazzi, i cartelli dell'indicazione. Oh, ci sta portando tutto a destra. Ho cambiato itinerario, quindi ci porta. Guardate questo terminale sul lato destro, che bello, me lo voglio gustare, quindi usciamo da questa parte perché me lo voglio guardare. Guardate che bello. No, da questa parte, ragazzi, sono uscito dove? Ok, qua
Eccoli qua, guardate che belli sti binari terminali, guardate che bella questa parte. Ok, stiamo salendo di velocità, siamo a 23, il limite impostato è 40 e adesso appunto abbiamo il nostro cartello qua sotto, lo vedete, questo cartello dove c'è scritto 6 indica appunto che possiamo andare già a 60, possiamo cominciare a salire, ok? Io lo lascio salire gradualmente, torniamo in cabina e speriamo di non fare errori. Uno dei miei più grandi errori ho notato proprio che a volte non vedo la presenza di cartelli di segnalazione di limite di velocità, a volte non li vedo e quindi questi mi penalizzano molto. Però adesso diciamo che, visto e considerato che stiamo salendo, possiamo portarlo anche a 25, ok, lo spunto che possiamo dare al motore, e mantenere questa velocità in crescita finché usciamo dalla zona della stazione, che ormai ci siamo quasi. Il limite in questo caso è 60, per il momento non vedo altri limiti e manterremo questa velocità finché ci diranno di poter andare più veloci. Mancano 14,88 km all'arrivo della stazione. Sul lato destro in fondo vedo un ICE fermo in attesa di segnalazione per entrare in stazione. Probabilmente va al binario 19 dove eravamo noi, può essere? Non lo so, può darsi. Infatti mi sa che è fermo, ma sta per partire proprio in questo momento. Secondo me partirà proprio quando ci avviciniamo. E intanto la velocità raggiunta in questo momento siamo a 52 km/h. Sì, guardate, si è mosso adesso l'ICE, eccolo là. Sta venendo avanti, o sbaglio? O sono io che... No, sta venendo avanti, si sta muovendo leggermente, lentamente, ma si sta muovendo. Ok, andiamo a dare un colpo di freno perché la velocità sta salendo molto velocemente. Portiamo una pressione automatica graduale, non troppo forte, giusto quel pezzetto che serviva per non farlo andare oltre i 60, altrimenti becchiamo la penalizzazione, ragazzi, e non voglio essere penalizzato. Al momento non vedo cartelli particolari, quindi penso che per un po' dovremmo mantenere questa velocità abbastanza noiosa, però è questa. Probabilmente c'è qualche treno in arrivo dall'altra parte e dobbiamo dargli il tempo. Qua tra l'altro, se non sbaglio, c'è una salita, infatti sta salendo. E come vedete, quando va in salita comincia a perdere colpi in spunto, quindi siccome abbiamo un 25% gli diamo una mano, lo portiamo al 32, non troppo, perché sennò slitta, quindi non esageriate, altrimenti slitta. Guardiamoci il panorama da fuori, ragazzi, che è spettacolare. Tanto il limite è 60. Qua abbiamo il ponte che attraversa... Oh, ma guardate che bello qua, ragazzi. No, raga, troppo bello. Qua c'è un fiume che attraversiamo, credo che... Se conoscete il nome di questo fiume che si trova vicino a Francoforte, mettetelo nei commenti perché io non me lo ricordo, non lo so. Ah, vedo da lontano, raga, vedo da lontano che c'è un limite 90 che io ancora però non ho visto. Veniamo in cabina, dovrebbe apparire un 9 da qualche parte. Aiutatemi a vedere se lo vedete perché io al momento non lo vedo. Il cartello è ancora abbastanza, cioè il limite è ancora abbastanza lontano, ma è in prossimità. Dovrebbe esserci già un cartello di preavviso, ma io non l'ho ancora visto. Forse sarà dopo questo ponte? Non lo so, ce ne accorgeremo tra poco. Intanto teniamo d'occhio la velocità perché a volte per parlare con voi non guardo la velocità, non mi concentro e mi becco le segnalazioni e quindi punti di penalità su questa cosa. Sta salendo velocemente la velocità, quindi diamogli un colpetto all'8, lo manteniamo stabile. Ok. Ragazzi, io il 9 non l'ho ancora visto, non so se mi sono distratto, fatemi sapere se voi l'avete visto. Io non l'ho ancora visto, non lo vedo, non ho visto nessun 9, però, e neanche 8, perché adesso mi dà 80, all'improvviso è cambiato e io non l'ho visto. Adesso ci sono dei cartelli, ecco il 9 è lì, questi sono i cartelli, il 9 sta per 90, possiamo andare a 90, togliamo un po' di freno perché adesso possiamo prendere un po' di velocità. E la prendiamo già da qua, in prossimità di questa stazione dove non dobbiamo fermarci, e al momento penso che potremo mantenere i 90 all'ora per un bel periodo perché non vedo problematiche davanti. Mancano 11 km all'arrivo della nostra tratta e per il momento sta andando tutto abbastanza tranquillo. Non sono tranquillissimo perché mi preoccupa sempre il fatto di capire dove sono i cartelli di avviso o di preavviso di limite di velocità. Ecco, lì ho visto un 6, quindi dovrebbe andare, è un 6 scritto in digitale che non so che cos'è. Potrebbe essere che quello sia, magari più esperti mettetelo nei commenti,
un segnale di preavviso, invece no, perché vedo che è rimasta a 90 e 90 è, quindi non sta cambiando nulla. Questi qua sono i segnali della metrica del chilometraggio della tratta, quindi tutto ok. E quindi vediamo, aspettiamo raga, vediamo se ci sono novità, ulteriori sviluppi durante questa tratta. Per il momento vedo che si può andare tranquillamente a 90, noi stiamo salendo, siamo già a 70 e boh. Speriamo che vada tutto bene raga, ogni tanto lagga, fastidio, però ci sta. Allora, dall'altra parte non vedo altri cartelli se non quelli della metrica e basta, possiamo viaggiare tranquilli. Anche in basso io ho visto un 6, ecco, hai visto? C'era un 6, l'avevo visto, ma quello che dico io, ma perché non avvisate un po' prima? Probabilmente ha avvisato, però adesso vabbè, qua ci dà di nuovo il 9. Ho capito, in quel semaforo di prima raga c'era effettivamente il 6, che era forse il preavviso, secondo me era il preavviso, e quindi non l'abbiamo rispettato e mi sono beccato un eccesso di velocità. Manteniamo un regime basso perché siamo in prossimità di una stazione, strombazziamo per avvisare che stiamo per arrivare. E ragazzi, vediamo perché a 9 km dall'arrivo ho commesso già qualcosa che non dovevo commettere. E vediamo se su questa segnalazione semaforica abbiamo qualcosa. Abbiamo un 8, quindi ci permette di far andare a 80. Adesso qua un 50 improvviso. No, questo 50 raga non me lo merito. Non me lo merito perché questa segnalazione che mi è arrivato di eccesso di velocità non me la merito, perché io non ho trovato il cartello del 5. Cioè, ditemi dove sto sbagliando ragazzi, perché a volte io trovo questa incongruenza, nel senso che vedo che all'improvviso cambia la segnaletica senza alcun preavviso, a meno che ragazzi non lo vedo io. Abbiamo lo scambio a destra, a meno che non lo vedo io, perché adesso mi ha chiesto di andare a 50 e tra poco abbiamo gli 80, lo vedo già qua sotto, ma io ancora non ho visto il cartello degli 80. Ma sono dettagli. Qua ci fa mantenere questo 50 che non so da dove arriva fuori. Io spero che sia soltanto un problema del gioco, un bug, e non di linea che non ho capito niente, perché altrimenti ragazzi siamo messi male. Non potrei mai fare il macchinista, proprio per il fatto che potrei fare dei danni irrecuperabili. Adesso qua ci dà limite 80 e siamo pure in salita, ma non l'ho visto. Cioè, ditemi voi come dobbiamo comportarci. Siamo in salita, ovviamente il nostro treno fa più fatica. Diamogli un po' di spunto. Guardate che bella salita, Però ovviamente dopo una salita abbiamo una discesa che potrebbe ovviamente farci andare in accelerazione improvvisa. Abbiamo il limite degli 80. Sì, abbiamo il limite degli 80 e vedo più avanti, già in anteprima, che dovremmo trovare quello del 110 e vediamo se lo trovo, se lo vedo. Io non lo vedo ancora come avviso. Speriamo di trovarlo. Vediamo se succede qualcosa. È già partito il 110, già me lo dà. Vabbè, staremo a vedere, vediamo che cosa succede. Mancano signori 8 km e qualcosa all'arrivo. E adesso prendiamo velocità, perché ragazzi qua è un attimo in discesa a prendere velocità. Guardate come sta andando molto più velocemente il nostro la metrica dei nostri chilometri. Siamo a 83. Qua c'è l'11, l'ho visto, c'era l'avviso degli 11, quindi dei 110, però non vedo ancora quello del 90, che io però, siccome lo sto vedendo in preavviso qua sotto, comincerei a tenere già questa velocità. Eccolo là il 9, eccolo qua, quello sul triangolo. Il 9 c'era ragazzi. Ok, siamo in discesa, quindi fa molto in fretta a salire. C'era un preavviso, 9 è giallo, quindi quello è il preavviso. Stavolta sono riuscito a vederlo e quindi sto mantenendo già un andamento abbastanza easy, proprio per evitare poi brusche frenate e ritrovarmi a prendere penalizzazioni. Tra poco dovremo entrare negli effettivi del 90 e io sto mantenendo gli 88 e non vado oltre, perché sono sicuro che se vado oltre dopo non ce la faccio a frenare. Freniamo un pochino, un po' di pressione automatica. Ok, diamo una strombazzata. Stiamo arrivando, stiamo passando
Ok, ora entriamo nei 9 ragazzi, obbligatorio, e poi ci riporta ancora agli 11, quindi dovremmo avere una segnalazione di preavviso dell'11. Qua c'è il 9, ok, e siamo entrati nel 9, l'ho vista adesso sulla destra, quindi stavolta sono stato bravo e attento. Freniamo un po' perché sennò andiamo oltre, e tra poco dovremo trovare l'11, non so se è già passato, non l'ho visto perché stavo frenando e non me ne sono accorto. Non lo vedo ancora. Siamo a 5 km all'arrivo ragazzi, 5 km soltanto e stiamo per arrivare. Per il momento sta andando tutto abbastanza, dico abbastanza bene perché qualcosa non mi è chiaro. L'80, c'è l'80, c'era un 8, c'è un 6, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. E questa cosa che io ancora non ho messo a fuoco, di questi cambiamenti improvvisi durante la tratta che non mi vengono segnalati. O forse non ho capito bene. Il vetro è un po' sporco, sbaglio, raga. Così appannato, antispannamento. Dov'è l'antispannamento? Aspettate, guardo un attimo la velocità e trovo l'antispannamento che non si vede niente qua sotto. La luce di cabina dov'è? Ottimo! Direi che per fare il macchinista non è una cosa molto semplice, ragazzi, L'antispannamento dovrebbe essere qua sotto. Ho visto l'8. Ho visto l'8. Mancano 4 km all'arrivo ragazzi. L'antispannamento dovrebbe essere, non lo so dov'è l'antispannamento, dovrebbe esserci da qualche parte. Control to speed, control activate sender, no, poi non capisco il perché. Sono andato in eccesso di velocità, il 60 me lo sono perso per cercare l'antispannamento. Va bene, sono dettagli. Non capisco perché il vetro appannato quando siamo in estate. Ci deve essere troppa umidità. Qua ci dà gli 80. Cambiano improvvisamente, sta roba mi fa innervosire ragazzi. Mi fa innervosire, giuro. Intanto stavo cercando l'antispannamento e ora, poi tra l'altro una cosa strana è che il sistema mi sta dando le cose in inglese anche se io ce l'ho in italiano, ma sono dettagli. Sta andando un po', nel finale non sta andando granché bene questa nostra prestazione, ma va bene. 120 mi dà addirittura, raga. Io non ho trovato nessuna segnalazione in merito. Diamo un po' di spunto, visto che 120, ma anche se voglio dire stiamo per arrivare, mancano veramente pochi chilometri e vediamo cosa succede. Stiamo per ritornare all'aperto finalmente. Approfittiamo di questa tratta che ci permette di prendere velocità, anche se sono straconvinto che tra poco appare qualche cartello che io non vedo e all'improvviso mi butta giù la velocità bruscamente. Perché l'altra volta è successo anche che mentre ero a 140 all'improvviso mi ha chiesto di andare a 30 e io non l'avevo visto il cartello. Ma è possibile che ci sia questo improvviso e brusco cambiamento? Mi sembra strano ragazzi. Allora se c'è qualcuno più esperto me lo dica nei commenti cosa ho sbagliato, perché secondo me qualcosa non mi è chiaro. Qua c'è un cartello, cosa dice? Vediamo un po'. No, è la metrica dei chilometri, ci siamo, tranquilli. Qua penso che ci sia un po' di salita. Diamogli un po' di spunto, potremmo andare anche a di più qua, Eppure non ci sono altri punti dove mi dice di rallentare, quindi senza farlo slittare aumentiamo un po' la percentuale di accelerazione per farlo andare molto più velocemente a una velocità più alta. Vediamo qua cosa c'è un cartello là in basso. Non devo farmi fregare ragazzi, non devo farmi fregare. C'è un semaforo e poi c'è un cartello. No, è ancora quello del... no, però c'è un altro subito dopo. Che cos'è? Vediamo. No, è sempre quello del preavviso del semaforo. Prendiamo velocità. Credo che sia salita. Il treno fa molta fatica a prendere velocità ragazzi. Comunque siamo a 2 km dalla stazione e adesso non so quanto mi possa essere utile prendere questa velocità. Qua c'è un 10 che sta diciamo, a identificare forse il 100? Non lo so. Vediamo, lo scopriremo tra poco. Vediamo che cosa succede. E scendiamo un po' perché non ci serve ormai avere tutto questo spunto. E quindi cominciamo a tenere una velocità più costante, più facile, più lenta da gestire, anche perché ormai siamo a 1,80 km dall'arrivo della nostra stazione e dobbiamo fermarci. Qua c'è il 100, eccolo qua, l'ho visto. Tanto noi siamo a 73, quindi che ce frega, ci stiamo tranquilli.
Cominciamo a decelerare, raga, perché stavolta ho paura. Ho paura di arrivare in stazione troppo velocemente e di fare il classico errore. Ecco il segnale di preavviso 100, è apparso adesso. È pazzesco, è un bug, secondo me è un bug. Però c'era. Qua i segnali mi dicono appunto che siamo in prossimità della stazione e possiamo cominciare a rallentare, ragazzi. Diamo un colpetto. Diamo un colpettino. È perché siamo veramente in prossimità, raga. Direi di portarlo a 0 e farlo decelerare un pochino. Non troppo, non troppo. Siamo a 500 metri dalla stazione, ragazzi, e dobbiamo scendere un po'. Deceleriamo. Ecco, questo preferirei farlo guardando fuori, anche se ci dà ancora il limite di velocità a 100, forse per chi transita, ovviamente. E vediamo di entrare in stazione in maniera graduale. Voglio provarci, vediamo. Questa è la parte più infame, più brutta, è questa. Riuscire a mantenere gradualmente la velocità e non farlo né fermare troppo avanti e né fermare troppo dietro. La stazione è questa, il nostro treno ha 8 carri, 8 carrozze, quindi dobbiamo cercare di farle stare qua dentro. E la massima è da questa parte, abbiamo il cartello che ci dice non andare oltre. Cominciamo ad accelerare ancora un pochino. Beh, ci può stare, ragazzi. Ci può stare. Stiamo facendo un buon lavoro, secondo me. Non dico buono, ma accettabile. Stiamo quasi per arrivare al punto massimo. Ho portato quasi tutto il treno dentro. E lì in fondo dovrebbe esserci, andiamo in cabina, dovrebbe esserci il segnale che ti dice appunto ferma, non andare oltre. Quindi ci siamo quasi, ragazzi. Spegniamo l'accelerazione, portiamola a 0 e fermiamoci. Guardate, questo è il segnale, quello che c'è qua. Dice non andare oltre questo punto. Dovremmo esserci, ragazzi. Vediamo se stiamo facendo un ottimo lavoro. Vediamo se riusciamo a far scendere le persone. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, raga. Sono arrivato proprio un po' al pelino, ma ce l'abbiamo fatta. Potevamo andare avanti ancora forse qualche metro, però dice ben fatta, hai raggiunto la fine di questo scenario. Vediamo cosa ci dice come votazione. Dai. Come prima guida dice obiettivi completati 1 di 1, fermata 1 su 1, aggiunto, rimosso 0, bla bla bla, raccordo, errori operativi, eccesso di velocità 4 volte. È quello che non doveva accadere, è questo. Me lo sono beccato proprio perché ho fatto appunto questa cosa di non aver visto i cartelli. Bene, ci ho provato. Fatemi sapere anche voi qua sotto se ci avete mai provato, quali sono stati gli errori che ho fatto, magari per i più esperti macchinisti o comunque simulatori di treni. Fatemelo sapere. Fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video e se volete vedere altri video con altri tipi di motrici tipo diesel, elettriche o a vapore e magari anche su delle tratte un po' diverse. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando like, iscrizione e alla prossima, ciao!